Ciao a tutti, oggi parliamo della congiuntivite infettiva nel gatto. Prima di iniziare questo video vi ricordo che in questo canale parliamo della medicina veterinaria del cane e del gatto. Cerco di solito attraverso anche semplicità di spiegarvi le patologie che possono colpire i nostri cani e i nostri gatti. Quindi se siete interessati a questi argomenti o se avete un cane o un gatto vi invito ad iscrivervi al canale. Inoltre se volete supportare il progetto un bel mi piace al video fa sempre comodo per far vedere poi il video ad altre persone che magari possiedono un cane o un gatto. Inoltre a volte parliamo anche di argomenti non specifici della medicina, ma sempre relativi al cane e al gatto. Partiamo oggi con questa patologia che è molto frequente, colpisce soprattutto i gattini e i gatti non vaccinati ed è ben controllata fondamentalmente dalla vaccinazione. Quindi il primo punto su cui vorrei soffermarmi è sull'importanza della vaccinazione. Vaccinate i gatti, mi raccomando, perché fondamentalmente una delle patologie per cui si vaccina è questa congiuntivite che fondamentalmente può creare poi dei grossi problemi agli occhi dei nostri gatti e dei nostri gattini. Quindi importanza della vaccinazione. È una patologia che noi vediamo frequentemente perché ovviamente la maggior parte dei gattini che nascono, chiaramente le madri molto spesso non sono vaccinate perché chi vaccina i gatti tendenzialmente poi sterilizza le proprie gatte, quindi la maggior parte dei gattini che arrivano, che nascono e che chiaramente poi noi adottiamo e teniamo, fondamentalmente nascono da madri che tendenzialmente non sono state vaccinate, quindi vediamo molto frequentemente questo problema, tranne ovviamente nei gatti di razza dove chiaramente le femmine riproduttrici vengono chiaramente vaccinate. Allora, quali sono gli agenti eziologici che possono creare questo tipo di problema? Diciamo che nei gatti abbiamo tre agenti eziologici, cui due più frequenti e il terzo un po' meno frequente. Il primo, che è quello proprio più frequente, è l'herpes virus, FHV, per cui esiste la vaccinazione, che dà un problema oculare di congiuntivite e un problema a livello di naso una rinite. Parleremo poi nello specifico dell'herpes virus, in questo video ci soffermiamo esclusivamente sul discorso della congiuntivite. Poi abbiamo un altro agente eziologico che è la Chlamydophila felis, una clamidia che può dare congiuntivite. Come terzo agente eziologico possiamo avere il Mycoplasma felis. La congiuntivite nel gatto non è esattamente solo virale o batterica, ma può avere anche altre cause come per esempio i corpi estranei, le ariste per esempio delle graminacee, i forasacchi, possono esserci delle cheratocongiuntiviti eosinofiliche, esiti per esempio di esoftalmo, scusate, di entropion, possono dare congiuntiviti e scolo oculare. Quindi in questo video ci soffermeremo esclusivamente sulle congiuntiviti infettive, quindi non andremo a toccare altre tipologie di congiuntivite, però ricordatevi sempre che soprattutto nel periodo dei forasacchi, alla presenza dei forasacchi, nei gatti molto spesso il forasacco si infila proprio nella congiuntiva e dà questo scolo purulento. La congiuntivite fondamentalmente che segni e sintomi dà? Di solito abbiamo scolo oculare che può essere mucoso, sieroso, mucopurulento, possiamo avere addirittura le palpebre che chiaramente si incollano a causa di questo scolo, possiamo avere iperemia congiuntivale con un'intensa iperemia congiuntivale quasi da chiudere completamente l'occhio e fondamentalmente chemosi. Diciamo che il primo agente fisiologico che andiamo a trattare è l'herpes virus, che è quello più frequente, e di solito abbiamo una combo, ripeto, scolo oculare, congiuntivite, potremmo avere anche un'ulcera corneale superficiale dendritica e potremmo avere simblefaron, blefariti, quindi possiamo avere una segni e sintomi abbastanza caratteristici. Caratteristica, ripeto, è anche l'ulcera superficiale dendritica che molto spesso nella clamidia non vediamo. È la più frequente causa di congiuntivite virale e infettiva nei gattini, nel gatto non vaccinato,
e chiaramente va, ripeto, in combo con la rinite. Possiamo avere riniti che possono essere anche lì sierose, sieromucose o purulente. Di solito come si tratta questo tipo di congiuntivite? Fondamentalmente si va ad agire, essendo un virus, su potenziare, diciamo, il sistema immunitario nella fase virale, quindi si danno di solito dei coliri come l'acido fusidico oppure dei coliri anche antivirali, e se invece il siero è già molto purulento, a volte anche dei coliri antibiotici, chiaramente per uccidere i batteri secondari all'infezione virale. A volte possono essere utili anche delle sostanze a base di lisina e lattoferina che hanno comunque che sono delle sostanze che hanno un'azione contro i virus. Per quanto riguarda invece la Chlamydophila felis, è una clamidia e può dare una clamidiosi. È una zoonosi perché la clamidia può essere trasmessa anche alla donna, quindi è molto importante riconoscere questo. Anche in questo esiste la vaccinazione, anche se ultimamente il vaccino per la clamidia non è presente nei vaccini tetravalenti e ne esisteva uno che ne conteneva, però recentemente si fa più fatica a trovare il vaccino che comprende anche la clamidia, che comunque può essere causa di congiuntiviti. Rispetto, diciamo, all'herpes virus è meno frequente vedere l'ulcera corneale, però fondamentalmente può capitare, chiaramente, soprattutto se la congiuntivite non viene gestita in maniera corretta e quindi anche lì il gatto magari si gratta. Di solito la diagnosi dell'ulcera si fa attraverso l'applicazione di un colorante che si chiama fluorescina. Io ho messo un video sul canale in cui vedete praticamente questo cane in cui è stato applicato la fluorescina, ve lo metto magari o in fondo al video o qua sopra, e praticamente questo colorante va a colorare le zone dove c'è un danno corneale. Parleremo comunque anche dell'ulcera corneale per darvi qualche indicazione. Chiaramente anche Mycoplasma felis può essere un agente eziologico. La diagnosi tendenzialmente si effettua, la diagnosi congiuntivite è abbastanza semplice, è una diagnosi clinica, mentre invece ovviamente per quanto riguarda capire l'agente eziologico si può fare la PCR, si può isolare il virus e andare ovviamente a vedere che tipo di virus ha causato questo tipo di congiuntivite. Quello che mi preme è l'importanza, ripeto, della vaccinazione. Chiaramente i gattini quando arrivano dal veterinario poi vengono chiaramente curati e poi vengono vaccinati per evitare chiaramente recidive, però l'importanza di gestire anche i gatti che magari soprattutto in alcune zone come per esempio nelle campagne dove magari le persone tengono i gatti non come vengono magari tenuti per chi per esempio li tiene come gatti di proprietà, quindi che vivono in casa a contatto con noi, è comunque l'importanza anche di vaccinare quei gatti per ridurre chiaramente l'incidenza di questo tipo di patologie, perché ovviamente vaccinando bene la madre avremo ovviamente poi dei gattini che hanno un sistema immunitario in grado chiaramente di contrastare questi virus quando poi hanno intorno ai 2 mesi e quindi manifestano i primi segni di riniti e congiuntiviti a causa dell'herpes virus soprattutto, che è quello, ripeto, più frequente. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video e un saluto a tutti.